direzione centro commerciale, che è dalla parte opposta del ponte. Niente, siamo entrati in questo centro commerciale, ragazzi, è il centro commerciale più brutto che abbiamo visto. Tutti i locali sono chiusi, tutti chiusi, tutti. Giù di sotto anche sono chiusi, c'hanno i cartoni che sono falliti. Non è una città tanto ricca, mi sa. No. Si vedeva che non era molto. Non c'è neanche banche. Dove non c'è banche non c'è denaro, dove non c'è denaro c'è povertà. Sì. Purtroppo. Ripassiamo sul ponte che abbiamo fatto anche con il camper. Siamo praticamente arrivati. Jessica e Cristian sono già laggiù. Abbiamo fatto pausa, merenda. Ora partiamo. Ci muoviamo. Andiamo, dice Pippo. Un'oretta di strada, dovremmo riuscire a entrare in Portogallo. Speriamo là di beccare tempo bello e farvi vedere dei posti più decenti di quelli che avete visto in questi giorni. Salutiamo Pontevedra. Ciao a tutti i camperisti e ci vediamo al prossimo parcheggio, strada facendo. Vamo! Prima di varcare la frontiera abbiamo trovato un Mercadona e ci fermiamo a fare un po' di scorta, perché non sappiamo in Portogallo cosa ci aspetta, sia come prezzi che come qualità dei prodotti che non conosciamo. Quindi onde evitare, ci portiamo avanti. Canonago, questo è il rucolo. Non è la valeriana, non sarebbe la nostra. Vedi? Canonicos. È la valeriana. Canonicos. Prendine una. Iniziamo con un po' di frutta e verdura per noi e per Pippo. Già preso limoni, cacchimela, insalata, cetrioli, fagiolini, pomodoro. E vediamo magari di prendere anche per fare la pizza. Un giorno di questi c'è il sole che vuole fare la pizza. 2 mozzarelle l'avevamo già prese. Il pomodoro c'è, il pelato l'avevamo preso. Pelato c'è i funghi quelli sott'olio, che possiamo usare quelli. Prosciutto. Prosciutto, c'è prosciutto. Vabbè. Scadente, c'è. E bisogna prendere anche le mozzarelle per fare, se vuoi fare questa qua, la caprese. Sì. Vamos a vedere se c'è tutto. Ho preso il mais e i germogli di soia che io li metto nell'insalata. Un nuggets di pollo. Prosciutto. Pacco famiglia. Vediamo questo. Sì. Farina, lievito c'è. Olio, sale c'è. Via. Wuster, vuoi prendere un Wuster però? La mozzarella bisogna prendere. Qua. Là, in alto. Questo è quello che noi prendavamo e prendiamo quando ci vogliamo fare la carbonara o la matriciana, che è un po' più saporita. Pancetta curata. Che strano, non è mangiato. È perché è quello salato, è cotto già nel sale. Precotto, ci sono gli scarti, vedi, c'è il naso, c'è i pezzi, gli scarti del maiale. Mucca fambumu. Queste qui che ci posso fare delle scaloppine. Come vuoi. Trasgrediamo, ragazzi, facciamo la pazzia. Ci siamo presi la Coca-Cola e delle tonic. Prendi anche il gin, facciamo il gin tonic. Poi non beviamo. Era già un po' ora che non prendevamo roba gasata, quindi ci sta ogni tanto. Quelle lì erano a 0,90, 1,10. Questo spaghetti di patatine arancioni, 0,90, 1,10. Pam, 20 centi in più. Vuoi questo? E prendine un pacco anche di questo. Pistacchi presi, olive prese, qualche biscottino, pane per i toast, zucchero, 2. Ora prendiamo anche burro per fare eventualmente la crostata, in maniera che tengo tutti gli ingredienti sul camper e in periodo di crisi di colazione facciamo una bella crostatina. Marmellate prese, farina presa. E ora Jessica, che gli piace molto, quando non sa cosa fare, pam, tira fuori il suo bacchetta magica dal freezer. Riso alla cantonese. Che ci riempie. Sì, chilo di riso misto con tutto, che ci mangiamo in 3 e basta. Ci non è che... in 3, sì. Che però io c'è. Infatti c'è scritto per 2. No, per 2. Mi sa che c'ha le bustine.
che ti danno, non so cosa c'è. Ah, che ti danno sì quelle bustine lì con le salse, Sì, quelle cose però io non strane. le metto e metto La soia. la soia dolce. Che buono. Olio da friggere. Cioè, Ok. Di qua non c'è nient'altro. sale c'è. Ta 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 ta. E basta. Tara tara tara. Non so se No, vogliamo ma la prendere i mirtilli, però l'altra volta li schifiniamo. sì. Spesa fatta, abbiamo sistemato tutto in camper, si riparte col frigo pieno. C'è dello spazio in questo frigo. Vabbè. Anche sta settimana mangiamo. La prossima vedremo. Eccoci il fiume. Divide la Spagna dal Portogallo. Entriamo in Portogallo. Portogallo. Siamo su Rio. De Janeiro. No, Rio Emilia. Laggiù è Spagna e qui dove siamo noi è Portogallo. Spettacolo. Bellissimo. È un po' arrabbiato, Beh, oceano. Ma mi sa che è sempre così. Sì, guardala. Mamma. Qui mi sa che fanno tanto surf. Non lo so perché comunque c'è tante pietre anche. Ah, Pericoloso. Strada facendo, prima di arrivare all'area camper, Cristian ha trovato una pista del monopattino e quindi 1 chilometro di deviazione. Andiamo a vedere com'è, se vuole andarci, se è asciutta, se è discreta. Vediamo. abbiamo visto su Google che c'è anche un parcheggio per i camper, quindi vediamo se ci possiamo anche fermare qua, per noi è uguale. Ci siamo posteggiati, Cristian è già partito, lo vedete laggiù, poi andiamo a vedere cosa fa, tanto si scalda. Noi nel mentre facciamo fare pipì bisognini a Bernice e poi andiamo qui alle nostre spalle a vedere com'è la situa in mezzo all'oceano. Non so se si nota, volevo far volare il drone ma c'è un po' troppi gabbiani, me lo attaccano i gabbiani, sti stronzetti. Guardate il mare che è impotente, che è qua proprio, cioè guardate l'oceano, che potenza che ha, come si infrange sugli scogli. Wow. E laggiù c'è lo spiaggione. Anche in Portogallo abbiamo trovato già la prima pista dove andare con il monopattino e Cristian dice che le rampe sono fatte bene. E di qua c'è tutte le altre rampette. Laggiù c'è l'altra. Andiamo a dondolarci? Andiamo a dondolarci. In teoria servirebbero per vedere il tramonto, che oggi purtroppo non c'è, ma molto bella l'idea, direi. Fatto bene, tutti i tavoli di legno. Tutti i tavolini se vuoi fare, diciamo, il picnic. Per giocare a bocce. Bello. C'è anche tante terra mossa per terra di talpe, mi sa. Secondo fanno la montagnetta le talpe. Qui giochi a bocce, mi sa. Sì, vedi, c'è pure il de petanca, capo de petanca. Ecco la mega altalena per adulti. Che carino. C'è singola, se vuoi andare da solo, se no come signori là, marito e moglie. O per i fidanzatini, come eravamo noi. Una volta eravamo fidanzatini. Oramai. Che bella l'altalena. E che col tuo peso non ci regge? Ma sì, queste sono belle catene quelle forti. Sto notando i punti di saldatura che c'è. Guardate che bello il panorama che si vede. Cioè qua se ci fosse il tramonto. Il tramonto c'è sempre, se ci fosse bel sì, tempo. sarebbe spettacolare. Questo è il nome del posto dove siamo. Abbiamo fatto una piccola passeggiatina, stiamo andando in giù, il camper è laggiù, siamo venuti fino a qua e poi qua inizia tutto lo spiaggione, guardate che bello. C'è il parcheggio delle barche. Lì c'è il parcheggio delle barchette. Che strano questo faro. C'è tutto delle... non so cosa ci sia
Stronzo d'insenso, non so cosa voglia dire tutto questo. Sono dei simboli del mare, mi sa. Marcas e Luna. Qui c'è una Madonnina, sperando che ci porti fortuna. Poi inizia tutto questo spiaggione, guardate che bello. Enorme. Sabbia finissima, chiara, quasi bianca. Qua c'è tutto il paseo marittimo, qua c'è tutte le abitazioni, localini. Carino come posticino. Ora gli scrivo al portoghese che sono entrati in casa sua. Siamo arrivati di nuovo qua dalla pista. Questo è quello che ha finanziato questo comune per fare questo parco, compreso lo skatepark. Vedete? Municipe de Camina, disegnato del progetto Skatepark de Villa. Investimento totale 142.000 euro, di cui finanziati dalla Comunità Europea 120.000. Quindi, comuni italiani, se prendete i fondi dalla Comunità Europea, investite a fare questi skatepark per i ragazzi e per i giovani che li togliete. Vedete, c'è scritto anche qua: obiettivo promuovere, cioè a mettere la cosa sociale tra i ragazzi e la povertà e la criminalità, ecco. 2020, non stiamo parlando del 1600. In Italia pensiamo a pagare le accise della disgrazia che c'è stata, della diga del Vajont, che sono passati ormai anni, che si è già ripagato tutto, e però finanziare cose nuove e piuttosto mettere un'accisa sulla benzina, ma per costruire dei skatepark in tutta Italia, io penso che tutti i padri dei figli, ma anche chi non è padre, pagherebbe volentieri un'accisa per fare dei parchi per i ragazzi, per dare futuro ai giovani in Italia. Dopo questa breve lezione di saggezza, spero che questo video lo possa vedere il Presidente della Repubblica, ci pensi e ci ragioni. Mi ha chiamato Christian di venire di corsa e c'è un tramonto spettacolare. Non è bellissimissimo perché c'è le nuvole, ma spero che renda. Bello, eh? Che spettacolo. Che bello il tramonto, eh? Bello. Ragazzi, sono stato un'ora al telefono, se non di più, con un ragazzo portoghese che ci eravamo conosciuti l'anno scorso a Benalmádena, che anche lui col camper, che si è andato a spulciare nei video vecchi. C'era anche il video, era sotto Natale dell'anno scorso. Sì, avevo fatto anche il video. Persona con la fidanzata. Sì, con la fidanzata e i gattini, cioè 2 gatti, se non ricordo, 1 o 2. Ma simpaticissimi, bravissime persone, avevamo fatto il Natale assieme. E niente, a chi meglio di un portoghese puoi chiedere cosa e dove visitare in Portogallo? Quindi mi ha mandato tutto su WhatsApp, la lista di cose da fare, vai qui, vai su, mangia qua, mangia là, tutto dal nord. Lui sta sotto Lisboa, passare da Nazaré, che è dove ci sono le onde, dove è nato il Portogallo, e lo scoprirete poi nei video dove è nato il Portogallo. Vi porteremo dove c'è stata la nascita del Portogallo, dove hanno ucciso le mogli dei re, dove c'è stata la guerra, proprio andremo in quei posti lì. Quindi rimanete collegati, perché viaggiare in una località, in un paese dove uno che c'è nato ti dice vai a vedere questi posti che non sono i classici posti turistici da vedere, secondo me vedrete e vedremo, anzi vedremo tutti assieme, dei posti che non avete mai visto sul canale YouTube. Nel mentre Jessica ha fatto cena, e per di più anche una cosa bella che ha detto, che lui il cibo, comunque hanno viaggiato lui e la sua fidanzata. Calcolate che in 3 mesi sono partiti dal Portogallo, sono andati in Spagna, cioè hanno attraversato la Spagna, hanno attraversato la Francia, hanno fatto tutti i Paesi Bassi, Norvegia, Finlandia e Svezia, poi sono scesi giù, ha fatto Germania, Austria, Svizzera, non mi ricordo se altri, non mi ricordo se altri paesi, diciamo, dell'est, Polonia, ma non mi ricordo, però comunque poi Italia, fino giù in Sicilia, sono tornati in su, tutta la Francia, tutta la Spagna, e sono arrivati in Spagna, che è dove ci siamo poi conosciuti, che aveva problemi elettrici e li ho risolti. Ha fatto tutto questo giro, ha fatto un botto di chilometri,
E ora finisce la frase, la parola a Jessica. E bensì ha detto che i posti dove lui ha mangiato meglio è stato nel suo paese, in Portogallo e in Italia. E questo è un onore per noi italiani. Dai. Il cibo, almeno il cibo non... E non solo. Sì, e non solo, però sul cibo non ci batte nessuno, No. non c'è niente da fare. E il Portogallo, se lui ha detto che... Sì, il Portogallo Vedremo. ci hanno detto anche che c'è il caffè buono, ci hanno detto che il cibo comunque ne vale la pena. Vedremo, giudicheremo. E lo scopriremo assieme. Basta farvi il pippotto ora qua. Mangiamo. Cosa hai fatto di cena? Forse era meglio che continuavo a parlare che farvi vedere la cena stasera. E Christian il toast. Prima notte in Portogallo. Già lì Buonanotte. sotto le coperte. Ci vediamo domani che con l'itinerario che abbiamo stiamo già friggendo su fare già tante cose. Vamos. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Primo risveglio del Portogallo di Pippotto. Ma quanti paesi hai già girato, Pippotto? Le Canarie, la Spagna, il Portogallo, la Francia, l'Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio. Ma sei un piccione viaggiatore allora. E tu invece sei il maialetto viaggiatore. Tu sei partita dall'Italia, hai fatto Italia, Francia, Spagna, Canarie. Poi dalle Canarie poi siamo andati di nuovo in Spagna, poi Francia, poi Italia, il Belgio, Lussemburgo, tutte le stesse di Pippo. Però lei è nata in Italia. Però tu non sei una picciona viaggiatora, tu sei una maialetta viaggiatora. Non guardarmi con quella faccia. Cosa mi guardi con quella faccia, monnella? Con le orecchie tirate indietro, stile attacco del pitbull. Aggressiva. Il tempo purtroppo anche oggi non è un granché. Ora tempo di riformare il tutto. Ci spostiamo nella prima tappa che mi ha dato Miguel, si chiama mi sembra, Miguel. se non ricordo male, il nostro amico portoghese, e vediamo com'è. Intanto lo visitiamo, anche se c'è brutto tempo ce ne faremo una ragione, se no qua rimaniamo chiusi in camper. Jessica già le pulizie, Christian sta facendo faccia, denti, orecchie e naso. Jessica si deve ancora pettinare, prima deve pulire, se no non se ne fa una ragione, poi si pettina. Caffettino time e via. Siamo a tiro, Jessica anche si è fatta faccia e denti, è arrivata l'ora di mettere in moto e spostarsi, tanto il sole qua non ha intenzione di uscire. Uscita, andiamo in cabina. Sono arrivati anche altri camper, però purtroppo il clima non ci aiuta in niente, ma non è un problema, tanto viaggiamo assieme lo stesso. Messa in moto. Uscita dell'autovia Puente Lima, 9 minuti, 5 km e siamo arrivati. Ciao Pippo. Per il momento abbiamo fatto autostrade tutta gratis. Io sento sempre, vedo i commenti su Facebook. Portogallo, Se non compri la vignetta lì. Se non compri quello. Per il momento noi abbiamo chiesto sempre a Miguel, al nostro amico portoghese, gli ho detto: ma come funziona? Cosa devo fare? Devo comprare sta vignetta per circolare e non avere problemi? Mi ha detto: Angelo, non ti preoccupare, tutte le strade del Portogallo sono belle e se non hai grossa fretta che hai bisogno di fare da nord a sud in un giorno, fatti tutte le strade non a pagamento, che sono bellissime e non paghi niente e vai tranquilla e serena e ti visiti i posti. Quindi chi viene in Portogallo col camper sa che può fare queste strade gratuite. Logicamente non bisogna avere la fretta, nel senso, perché magari sono strade, questo pezzo per esempio è così, che comunque puoi andare a 50, 60, mi sembra che addirittura c'è il limite degli 80 qua. alla fine come vai in autostrada. Con un camper i limiti che fai sono quelli. In autostrada qua c'era i 120, ma io ho viaggiato a 80-90, quindi siamo sempre lì, dipende lo stile di guida, di viaggio e di tante cose. Questa si chiama la Rotunda de Sabadão. Passaggio sopra il ponte. Siamo arrivati nel posteggio, abbiamo trovato un parcheggio che è un'area, diciamo. Ora vi faccio vedere fuori com'è.
1 chilometro siamo in centro, partiamo a piedi e andiamo. C'è anche un altro van tedesco, quindi speriamo che sia tranquillo. Attiviamo tutti gli allarmi con un clic. A posto, casa su 4 ruote in sicurezza. Andiamo verso il centro. Già laggiù si vede il ponte romano, il ponte Lima. Prima tappa nel passeggiare qui andando verso il centro, e c'è una camera municipale del ponte Lima, che è una chiesetta, potrebbe essere che è del Cammino di Santiago. Come se si riesce a vedere qualcosa da dentro. Che bella, come una preghierina. Cos'è che hai letto? Quello che ho letto E quello che hai capito? che ho capito, Che sono due cose diverse. è praticamente che l'hanno costruita nel 1630. Mazza, siamo nel 2023, c'ha 400 anni. Bella storica, direi. Anche questi alberi, non lo so. Tutti questi alberi qua che sono giganteschi, che fanno questo corridoio qua immenso, di qua e dietro, hanno tutti un numero e un coup de corps appeso. Io l'ho scansionato e si chiama Platanus por Hispansia, è un platano ibrido, origine geografica Europa. Sono giganti. Sì. Là c'è anche il mercato e si sente già un odore di pollo, quindi boh, che ora? 11:30. Potrebbe essere un'idea del ritorno, di prendere il polletto, un Anche pranzo. Anche se secondo me come lo fa il pollo dorato non lo fa nessuno. Vabbè, quello è, Non cioè, lo sai, magari è buono qua. Provare per quello. guarda che bello, tutto fatto a mano di legno. Che bello. Finite le bancarelle, ma non c'era la bancarella del pollo, c'è illuso il profumo. Sì, Uffa. poi c'è qualche negozio. Questo è il monumento Mandado a costruire Conselheia das Feiras Novas. Ponte del Lima, 20 di agosto del 2009. Qui non siamo in Spagna, che capiamo, Qui è un po' più Un po' difficile. il discorso si capisce. Praticamente questo ponte è stato costruito dai romani. Eh sì, come tutti, la maggior parte dei ponti che si trovano in giro per il mondo li hanno fatti tutti i romani. Memorias do campo, per gli agricoltori sarà, perché in effetti ci sono i buoi con dietro l'aratro che trainavano e aravano il terreno. Una volta altro che trattori, aratori meccanici, tutto manuale, tutto fatto con gli animali. Passiamo sul ponte romano. 1989. Guarda che forte la molecola dell'acqua, H2O. 2 atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Giustamente questo qui è il Rio Lima. Ora vediamo se riesco a farvelo vedere con il drone. Jessica e Christine si sono soffermati. Lì dentro c'è quell'animale che sta lì immobile, tipo gabbiano. Non so se si vede.
Monte Romano, Rio Lima, ve l'abbiamo fatto vedere dall'alto. Poi mi sono avvicinato laggiù alle statuine, però sono dovuto scappare perché c'erano i gabbiani che iniziavano a girarmi troppo in tondo. Ora andiamo a fare un giro nei vicoletti del centro di lì e vediamo cosa possiamo esplorare qua. Ci siamo seduti in un bar portoghese e proviamo l'espresso portoghese, che mi parlano bene. Vediamo cosa ci portano. Io ho preso un brioche. Abbiamo preso anche un briochino, caffettino, briochino, caffettino macchiato per Jessica. Vamos a provare. Dal bar, brioche discreto, colazione normale, niente di particolarmente speciale, ecco, però ci stava. 3 paste e 2 caffè, 5,45 €. Direi che il prezzo è basso, è giusto. Piazza Don Teresa. Sembra molto medievale, molto antica come cittadina. Sarà una casa, penso, però l'hanno Sì. costruita fatta tipo A Castelletta. castello. Bella. Quindi speravamo di trovare il pollo. Il Niente profumo ci pollo. perseguita, Niente pollo. ma non l'abbiamo Vabbè, trovato. c'è Pippo in Ci camper. aspetta Ben Almadena per il Ah. pollo. C'è Pippo in camper. C'è Pippo in camper, lo già mettiamo in Pippo. forno, Cosa mangi lì? pelle e ossa. Poverino. Il mio buon Con Pippo. quei cusciotti. Piume e ossa, non pelle e ossa. Piume e ossa, non per le ossa. Mi sa che mangiamo di più con Vernissa. Che... Lì già è più grasso che carne, È lì però porchetta, è una porchettina. Si Quindi prosegue. destinazione, seconda tappa. Vamos. Non c'è tempo da perdere.